eccoci da Genova, il quartiere è quello di Campi, perché da qui è stato distribuito quasi il 70% dei kit per i tamponi in tutta Italia. Siamo in compagnia di Gianluigi Mascarino, che è amministratore delegato di Arrow Diagnostics. Buongiorno. Allora, intanto, amministratore, come è stato possibile ottenere questo record, quasi il 70% di kit distribuiti in Italia? Chi siete? Arrow Diagnostics è la filiale italiana di Seegene Inc., che è una multinazionale con sede in Corea, che ci siamo stati acquisiti nel 2014, e la possibilità di avere questo tipo di risultati è data da diverse componenti. Una, la presenza di questi strumenti già sul territorio italiano in circa 95 laboratori, dove prima venivano utilizzati per altri tipi di diagnostiche. Noi siamo leader per ciò che riguarda malattie sessualmente trasmesse, piuttosto che malattie legate alle infezioni respiratorie, piuttosto che sorveglianza delle resistenze batteriche o delle gastroenteriti. Avendo già gli strumenti disponibili presso i laboratori, è chiaro che si è accorciato molto il tempo in cui i laboratori hanno potuto partire con questo tipo di diagnostica. Questi sono strumenti che sono utilizzabili con diversi tipi di strumenti. L'altra componente fondamentale è che, essendo partita la pandemia in Corea in anticipo rispetto all'Italia, la Seegene aveva sviluppato questo kit, per cui nel momento in cui il problema si è spostato in Italia, noi eravamo già pronti con delle capacità produttive da parte di casa madre molto importanti. Mascarino, visto che parliamo insomma in queste settimane, in questi mesi, il tampone è un po' sulla bocca di tutti, lì ne abbiamo uno, ci fa capire come funziona, perché voi li distribuite, ma come funziona? Quindi partiamo proprio dal tampone. Allora, arriva un tampone che non è distribuito da noi o lo forniamo a chi ce lo chiede. In Italia abbiamo un distributore che è leader, un produttore che è leader mondiale per quanto riguarda i tamponi, per cui normalmente questo tampone viene dato ai reparti indipendentemente da Arrow. Questo tampone, che è composto da un liquido di trasporto e da una stina, proprio il tampone vero e proprio, si esegue un tampone orofaringeo nasale al paziente, dopodiché si chiude all'interno del tampone e arriva nei laboratori. Nei laboratori questi tamponi vengono inseriti e posizionati all'interno della macchina. La macchina inizia con l'estrazione degli acidi nucleici da questo tampone, che è la prima fase. Dopodiché, estratti gli acidi nucleici, la macchina esegue l'amplificazione degli stessi con il kit specifico che permette la rivelazione del virus. Quindi, dopodiché si arriva a un risultato con un software di Seegene totalmente automatico che ci dice presenza di virus, assenza di virus. Questo è un po' il processo. Abbiamo due tipologie di macchine, una come questa che vedete, che permette l'esecuzione di 40 tamponi in circa 4 ore, 4 ore e mezzo. Ce n'è un'altra invece più performante, più grande, che permette 90 campioni di eseguire 90 test in circa sempre 4 ore, 4 ore e mezzo. Mascarino, in questo momento, in queste settimane si sente dire si fanno pochi tamponi, ci sono pochi tamponi, ci sono però delle problematiche tecniche. Ci sono delle problematiche tecniche. Per quanto ci riguarda, noi siamo, e Seegene è, da febbraio in piena potenzialità produttiva, per cui il test vero e proprio a noi non manca. A noi ne arrivano 150-200.000 test alla settimana, quindi vuol dire tra le 1500 e 2000 scatole di queste, e in 2 giorni noi le abbiamo già consegnate a tutti. Purtroppo, come spiegavo prima, è un processo costituito da più parti. Oggi quello che è la problematica comune a tutte le aziende del mondo è data dall'estrazione degli acidi nucleici. Sono prodotti che vengono eseguiti e prodotti da alcune aziende, grandi aziende tedesche, che a fronte di una richiesta mai vista ed esagerata come adesso stanno andando in backorder perché non hanno proprio le materie prime, i sali, per poter produrre questi reagenti. Per cui questo è il fattore limitante, perché se io ho 100.000 di questi ma 50.000 solo di questo, io posso fare 50.000 tamponi e non 100.000.
vede una soluzione nelle prossime settimane? Cioè, abbiamo capito che questa carenza di reagenti è il problema fondamentale in questo momento. Sì, per quanto ci riguarda, so che Casa Madre ha fatto degli accordi con delle aziende coreane che hanno iniziato dei processi produttivi ad integrare quello che ci arriva dalla Germania, e credo che per il mese di maggio potremmo respirare e avere un po' più di reagenti di estrazione, anche perché ci aspetterà un periodo in cui uffici, industrie, attività legate al turismo è probabile che inizieranno a richiedere più tamponi, per cui vedo un periodo in cui si andrà a implementare il numero di tamponi e non certamente a diminuire. Eccoci in una parte del magazzino di Arrow Diagnostics, qui in via Rolla a Genova. In primo piano il ghiaccio, ci racconti amministratore delegato Gianluigi Mascarino. Intanto che tipo di spedizione fate? Che cosa parte da qui? Questa è una parte del magazzino, come correttamente ha detto lei, dove vede siamo circondati da congelatori a -20, perché il kit di amplificazione deve essere spedito e essere certi che fino all'arrivo dal cliente, il laboratorio, non venga sempre mantenuta una temperatura di -20, essendo comunque costituiti da enzimi e da particolari reagenti, necessitano la conservazione a -20. Dall'altra parte invece del magazzino parte tutto quello che è ambiente, e quello può essere spedito alla temperatura normale. Invece per quanto riguarda i kit, noi riceviamo quotidianamente circa 200-250 kg di ghiaccio secco, che potete vedere qui, che serve per il mantenimento dei kit a una temperatura garantita mai superiore ai -20 gradi. Il ghiaccio secco ha una durata di 72 ore che ci permette quindi di arrivare serenamente in tutti i laboratori d'Italia. Allora, vediamo, grazie a Luca Gori, come avviene quindi questo momento grazie al ghiaccio secco. Tanto ha indossato ovviamente i guanti. Quindi si inserisce prima il kit. Sì. Una volta inserito il kit, ok, incastrati, va bene, andiamo a rompere il ghiaccio secco in modo da riempire la scatola. Eccoci qua. Martello. Una volta riempita la scatola andiamo a chiuderla, è ben sigillata e questa può durare fino alle 72 ore per la spedizione. Perfetto. Mascarino, quante spedizioni avete fatto, e per esempio oggi a chi avete inviato i vostri kit? Beh, oggi, come dicevano i colleghi, sono partiti, abbiamo coperto tutto il nord, quindi ho visto dei pacchi che andavano a Bolzano, dei pacchi che andavano in Lombardia, abbiamo mandato a San Martino, Toscana, che viene gestito l'acquisto a livello regionale, quindi in tutta la regione toscana, e poi credo qualcosa anche su Roma, ecco, su Roma, esattamente. Dall'inizio dell'emergenza quanti kit avete distribuito in Italia? Noi abbiamo già spedito circa 900.000 test, pari a esattamente 9.000 di quelle scatolette che aveva in mano prima il mio collega, che rappresentano circa un 65-70% di tutti i tamponi eseguiti in Italia a far data odierna. Per quanto riguarda il futuro, qualcun altro diciamo vi affianca, ma siete comunque i più grandi. Riuscirete ad aumentare l'invio oppure è tutto legato a questi reagenti? Non so se riusciremo ad aumentare l'invio, sicuramente andremo a poter ricevere le merci con maggior serenità. Ci aspettiamo e ci auguriamo la presenza di altre aziende in questo settore con delle soluzioni importanti, in modo da poter suddividere la ripartizione del mercato, perché per qualunque tipo di azienda in questo momento supportare e continuare nel tempo a garantire questo tipo di fornitura è estremamente complicato. Allora, grazie Mascarino, amministratore delegato di Arrow Diagnostics. Qui da Genova, Campi, partono da settimane questi kit che servono per i famosi tamponi. Ci faceva piacere raccontare questa storia, insomma, arrivano dalla Sud Corea ma partono e vengono distribuiti proprio qui da Genova, Campi. A voi!